Ritorno sul canale WhatGeek, negozio dedicato alle tastiere meccaniche e non solo. Nei precedenti video mi ha gentilmente offerto una Barebone targata Dukeiro, ora la vedete completa, con gli interruttori e i copritasti perché logicamente non voglio lasciarla scoperta, anch'essi recensiti in precedenza e che potete comodamente trovarli nella playlist sulle tastiere. Ho parlato anche di una loro invogliante promozione a tempo, chiamata Extravaganza, che mi ha dato la possibilità di ottenere un prodotto a un solo dollaro e di provare a vincere una Mystery Box. Rispettivamente ho ricevuto un solido tappetino e una Ajax con la caratteristica di avere una cornice magnetica. Adesso tocca a un articolo ancora più particolare. L'ho accettato senza esitazioni proprio per presentare un qualcosa di diverso dal solito. Cosa ha di così attraente questa nuova tastiera? I colori, i materiali, gli interruttori? No, o meglio, sono stati scelti bene, ma l'aspetto che suscita interesse è la sua funzione. A cosa è adibita? La Dojo KB1602 viene proposta in 9 varianti in cui cambia solamente l'estetica attraverso i colori, sia per la scocca superiore che per i copritasti. Ho scelto la tonalità light green, ovvero verde chiaro, e questo perché ho un debole per tutti i gradienti di questo colore. Vabbè, guardando altre inserzioni ho notato che la tastiera si spinge oltre in questo aspetto, perché alcuni venditori mischiano le scocche tra il primo e questo modello del KB16, siccome le misure sono le medesime. Altre varianti potrebbero essere delle personalizzazioni di alcuni negozi, poiché le ho viste soltanto un'unica volta. Si tratta comunque di differenziazioni sottili. Comunque, a noi interessa la pagina di WhatGeek, che naturalmente la trovate nella descrizione di questo video, nella sezione link e contatti. Il costo dell'oggetto è di 82 euro e devo affermare che è giusto. Con tale cifra si riesce facilmente a comprare una normale tastiera meccanica come la Akko di Naruto e altre analizzate nel canale. Questa è molto più piccola, quindi ha meno materiale, ma rientra nella fascia alta, perciò il prezzo direi che è in linea. La spedizione è gratuita, come avviene per tutti i prodotti del catalogo WhatGeek. Per l'arrivo in Italia occorrono tra i 5 e i 16 giorni, poiché si ha una spedizione di base, anche se il codice di tracciatura è incluso. Se si desidera avere rapidità bisogna aggiungere $25,99 e attenzione che potrebbero presentarsi tasse di trasporto come i dazi doganali che a me sono costate parecchio, quasi 50 euro. Non so se tale cifra la si ha solamente scegliendo la spedizione rapida oppure è valida anche per quella normale, fatto sta che è meglio prendere in considerazione questo altro tipo di costo una volta che si procede all'acquisto dell'oggetto. Voglio fare una differenziazione tra questi due nomi, Megalodon e Dojo. Per il primo non ho inteso a cosa si riferisca, so solo che Dojo è la marca del prodotto, il negozio che lo vende, offrendo anche altri formati e oggetti in generale. Questo desidero chiarirlo perché su internet ci sono molte inserzioni intitolate solamente Megalodon KB16 e non viene fatta menzione per Dojo. Di conseguenza l'utente potrebbe riscontrare semplicemente confusione. Per fortuna qui su WhatGeek l'attribuzione sembrerebbe corretta, comunque sul sito web ufficiale di Dojo non ho visto da nessuna parte il nome Megalodon, perciò per il momento rimane per me un mistero. Se eventualmente riesco ad avere delucidazioni, naturalmente vi aggiorno tramite la descrizione. Riesco ad aggiornarvi prima di caricare il video su YouTube, perciò vi informo che il termine Megalodon sembrerebbe un nomignolo per identificare questo tipo di tastiera, caratterizzata da un numero limitato di tasti, la presenza di almeno una manopola e il supporto imprescindibile di via. Aiutandomi anche con l'intelligenza artificiale ho capito meglio la questione, questa è al momento la risposta che restituisce Copilot. La scatola in cartone non presenta graficamente il prodotto che si cela, è completamente nera e sicuramente avrei preferito trovare almeno un logo perché devo avere un'identificazione sul mio scaffale. Sì,
C'è giusto l'etichetta sul lato, ma non basta. E vabbè, presumo che sia comunque un mio unico problema, poiché in altre recensioni ho notato un'adeguata copertura che raffigura il marchio e il modello. Appena aperta si trovano due strati protettivi schiuma e poi direttamente la tastiera. Accanto si ha un comune cavo USB-A, USB-C. Infine, c'è un estrattore 2 in 1 che è più contenuto rispetto a quello presente nella confezione del KB1601. Quello che manca è un libretto informativo, che magari fornisce indicazioni su come configurarla, poiché non è un oggetto semplice, non è che lo si prende e lo si usa immediatamente. Può sembrare anacronistico, lo so, un supporto cartaceo nel 2023, ma per me può essere ancora utile in questo caso. Questa volta il formato non è definibile con la solita percentuale. Possiamo dire che la forma è più o meno quella della calcolatrice, ma ovviamente non si può limitare solamente a questa funzione. Più avanti chiarirò tutte le possibili applicazioni. La solida scocca è composta da due parti. Quella superiore è in un unico colore, realizzata in alluminio anodizzato, il 6063. Bella fredda e porosa al tatto. Quella inferiore è in acrilico con al centro il nome del marchio. Non c'è pura trasparenza, ma è tipo satinata, quindi si percepisce quello che risiede all'interno, ma ovviamente non in maniera nitida. In totale si hanno 19 interazioni, di cui 16 tasti e 3 manopole, sempre in alluminio. In mezzo si trova un minuscolo pannello OLED, appunto da meno di un pollice, e anch'esso lo approfondirò a breve. Il fattore che premia molto la KB16 è il peso, che è davvero importante. Si parla di 490 grammi che consentono di tenere l'oggetto ben saldo sulla superficie di appoggio, praticamente diventa inamovibile. Vista la sua natura, è una tastiera che deve essere spiegata ai meno conoscitori di questo settore. È una tastiera a 9 livelli e questo significa che si possono costruire 9 modalità di interazione. Mi spiego meglio con la praticità. Si può scorrere attraverso questi 9 strati, li chiamo così. In ognuno di essi, attraverso il programma apposito, è possibile attribuirgli determinate azioni, la stampa della lettera o del numero, l'attivazione di comandi predefiniti, tasti funzione, tasti direzionali, tasti multimediali, l'attivazione di macro, esempio per avviare uno specifico programma o una combinazione di tasti come il CTRL più C per copiare. A esempio, nel livello 1 voglio farci una calcolatrice, quindi ci configuro i numeri e i segni per fare le operazioni matematiche. Nel livello 2 voglio che ci siano solo le consonanti dell'alfabeto italiano. Nel livello 3 desidero i tasti funzione, F1, F2, F3. Nel livello 4 avvio gli applicativi che uso quotidianamente e così via. Il collegamento col dispositivo con cui la si intende utilizzare lo si effettua attraverso il tradizionale cavo o il Bluetooth 5. Peccato che non ci sia la wireless 2.4 GHz, che a me farebbe più comodo rispetto all'altra connessione in etere, magari sarà aggiunta su un'ipotetica KB1603. Desidero aprire e chiudere una parentesi riguardante lo schermo. Per fortuna qui si hanno delle funzioni utili, ovvero quella di rappresentare i livelli e lo stato della batteria. In questo spazio non c'è altro, a differenza di altri marchi che ci aggiungono di tutto e di più per dare un senso di completezza e multifunzionalità all'oggetto. Ho visto implementarci GIF piuttosto che le previsioni del meteo, tutta roba futile e fuori contesto. Ovvio che lo schermo non è indispensabile per effettuare il cambio di livello, basta un selettore diretto oppure un interruttore a più fasi di selezione. È risaputo però che ultimamente gli schermi nelle tastiere meccaniche vanno di moda e perciò il mercato chiama, come si suol dire. Un ultimo accorgimento, io avrei impostato i caratteri nel colore della tastiera per fare tutto più consono. Se ho la scocca rossa sarebbe piacevole avere il rosso e per fortuna per la mia variante qui c'è questa uguaglianza anche se non perfetta.
I copritasti sono veramente qualitativi, si sente proprio che è PBT di un elevato livello. Hanno tutti la stessa altezza e lunghezza, questo perché l'oggetto in sé ha un piccolo volume. Per quanto riguarda la prima misura, le varie file non hanno bisogno di variare come accade generalmente in una tastiera di dimensioni importanti, che deve perciò offrire una comodità di interazione. Può darsi che dalle foto può sembrare un bianco e invece si tratta di un grigio chiaro che sinceramente ci sta bene con quest'altra colorazione. Dall'immagine dell'inserzione di WhatGeek pare un po' più scuro dalla realtà ed è da notare che in generale il colore grigio è stato adottato nella maggior parte delle varianti, come accaduto anche per il precedente modello. Le leggende non sono state fatte per ovvio motivo, spiegato finora. Se i tasti devono essere personalizzati dall'utente, è lui che eventualmente provvederà ad applicarci degli adesivi per simboleggiare appunto i nuovi comandi impostati. Come interruttore si ha il Gateron G Yellow Pro. Attenzione! Esaminando in dettaglio l'estetica dell'interruttore, mi sono accorto che non si tratta del modello G Yellow Pro, come intende specificare l'inserzione di WhatGeek, ma si tratta del KS3 Milky Pro. Le prestazioni sono le stesse, tranne che per i contatti, perché in questo se ne hanno 5 anziché 3, come restituisce la foto precedente. È lubrificato di fabbrica, in modo da avere una pressione più qualitativa e fra l'altro è un lineare, perciò si ha la massima fluidità. Ottimo per ambienti in cui è meglio avere silenzio, poiché il loro suono è praticamente impercettibile. La tabella che state visualizzando riepiloga le caratteristiche ed è consultabile nella cartella cloud che metto a disposizione nella descrizione del video, contenente altri interruttori in modo da fare un confronto. Sono estraibili, quindi il circuito stampato presenta i socket. Questo significa che potete sostituirli con altri di vostro gradimento e questo rende la tastiera ancora più personalizzabile, anche con quelli a 5 contatti, poiché c'è la predisposizione sulla scheda. Come ho fatto intendere lungo il video, il KB16 ha un modello precedente, ecco perché nel nome completo si ha una numerazione. WhatGeek lo rende ancora disponibile e tengo a precisarlo perché all'utente gli può bastare anche qualche funzionalità in meno rispetto allo 02, avvantaggiandosi quindi sul prezzo che logicamente è inferiore. Andando al concreto, che cosa cambia? Allora, innanzitutto i livelli sono 4, quindi meno possibilità di registrare interazioni. Poi c'è la connessione soltanto con la USB-C e infine ci sono anche colorazioni differenti. Adesso entro nella parte più importante della recensione, ovvero parlo del software, poiché è praticamente necessario passarci vista la natura della tastiera. Per la configurazione dei comandi che si vogliono impostare, occorre avere il già citato VIA e il firmware della tastiera, che per il caso della KB1601 può anche non servire, ma scenderò in dettaglio dopo. Senza andare a ricercare questi due file nel web, WhatGeek stessa li offre con un download diretto. Viene scaricato un RAR da 163 MB, contenente via desktop nella versione 1.3.1 il firmware della KB1602 scritto in JavaScript. Ho utilizzato propriamente il termine desktop perché via, ormai da un po' di tempo, è disponibile anche online. E dicendo questo, adesso l'utente giustamente si può porre due domande. Perché non adoperare direttamente la modalità online di via? E perché proprio la numerazione 1.3.1 e non una più recente? Le risposte ve le darò successivamente. Ora è importante concentrarsi su quello che si ha già.
Piccola parentesi prima di avviare tale procedura. Specifico che è presente il setup di VIA anche per gli utenti macOS, valido anche per vecchie versioni del sistema operativo, poiché non è richiesto hardware avanzato. Fatte alcune premesse, adesso posso addentrarmi nell'operazione che ci interessa. Una volta avviato su detto applicativo, occorre importare il JSON, quindi il firmware. Per farlo bisogna abilitare la scheda Design. Se il caricamento è avvenuto con successo, in questo riquadro compare lo schema della tastiera in questione. Notate che la grafica non corrisponde esattamente alla realtà, in pratica le manopole non vengono rappresentate con la loro forma. Questo non è assolutamente un problema, a me pare fra l'altro più intuitivo uno schema così, a discapito di alcune modifiche del codice del firmware della 01, ancora una volta rimando a un discorso successivo a questo. Adesso mi reco nella parte più importante, lo spazio nel quale si fa la nostra personalizzazione dei tasti. Si ha una vasta scelta dalle interazioni di base a quelle più particolari, regolandosi al contempo coi nuovi livelli a disposizione. La modifica è semplice, basta selezionare il tasto desiderato e il comando da associargli. Il cambiamento viene subito apportato, senza effettuare salvataggi e uscendo liberamente dal programma. Qui è possibile salvare la propria configurazione, utile per diffonderla in qualche forum di appassionati oppure sfruttarla in altre occasioni. Analizzata la mappatura dei tasti, non resta che affrontare i dubbi che ho lasciato in sospeso durante il discorso. Ricapitolandoli, ve li posso schematizzare così. Quando per la KP1601 non è necessario avere il file riguardante il firmware. Il motivo per cui non ho sfruttato la modalità online di VIA, il motivo per cui mi limito a una versione vecchia di VIA, perché non viene usato uno schema della tastiera più fedele. Tutte queste questioni sono collegate. In sostanza, la KP1602 paradossalmente non è compatibile con le versioni più recenti di VIA, compresa la modalità online, che ricordo gira solamente su motore Chromium, ovvero non è compatibile con Firefox e Safari, giusto per fare due esempi. Al di là di questo, anche col primo rilascio della 01 si riscontravano problemi, nel senso che non veniva riconosciuta automaticamente da VIA e quindi occorreva avere sempre dietro il firmware. Successivamente però è stato tutto risolto, appunto con una revisione del firmware e col supporto di VIA, scusate la ripetizione di termini, con l'aggiunta fra l'altro di una cura estetica per definire meglio le manopole presenti. Questo è più o meno quello che ho capito approfondendo su internet, poi magari, ecco, ci sono sfaccettature e ulteriori dettagli. La guida che state visualizzando sottolinea inizialmente, in un modo comunque non chiaro, questa differenza tra la 01 e la 02 e successivamente viene data la procedura di aggiornamento del firmware per la 01. Questa fonte pare la più valida poiché ho notato che è la più frequente a comparire nei video di YouTube, nei forum e in generale su internet, però ripeto che dovrebbero aggiornarla per gli utilizzatori della KP1602. Si spera che in futuro possa essere risolta questa faccenda sul software, poiché, come detto all'inizio del capitolo, è fondamentale per un tipo di tastiera del genere. La mia considerazione rispecchia quella di molti altri utenti che, nelle varie pagine di Reddit, di GitHub e nei negozi come WhatGeek, hanno rilasciato diverse recensioni negative sull'argomento in questione, riconoscendo comunque l'alta qualità hardware che possiede la Dojo. Avere il supporto a VIA 3 è importante, esempio, per le macro, perché si ha integrata la registrazione di quello che si preme sulla tastiera, funzionalità sicuramente comoda ai meno esperti e anche a chi ne deve registrare tante di macro e non vuole stare a perdere troppo tempo. Il disagio che si ha con la 02 comunque non lo vedo grave, alla fine gli strumenti si hanno per poterla configurare a piacimento. Fa solamente deludere che un'edizione precedente funziona meglio sotto questo aspetto. Mi sento di dire che questo è il punto debole del prodotto, soprattutto per il fatto che se non si conosce la situazione non si sa inizialmente come intervenire. In altre parole, io utente ignaro di tutto ciò,
automaticamente vado a scaricarmi l'ultima versione di VIA dal suo sito e solo dopo che non funziona mi può venire l'accorgimento di andare a documentarmi per poi scoprire che bisogna arrangiarsi. Non tutto comunque è perduto, in qualche modo la versione 3 si può adoperare. Vi faccio vedere l'errore che restituisce il programma quando si tenta di caricare il JSON. In sostanza ci viene detto che l'ID del fornitore non è valido. A quanto pare a questo prodotto gli è stato attribuito un ID generico che è utilizzato da molte di queste schede basate su QMK. Curiosando ancora una volta su internet, su GitHub c'è dedicato una pagina a questo preciso errore, con tanto, per fortuna, di soluzione. Occorre semplicemente rimuovere la sigla 0x nel codice JavaScript. Basta farlo solo nella riga dove compare proprio vendor ID. Adesso JSON dovrebbe essere regolarmente letto. Tutto questo sarebbe fantastico trovarlo specificato in ogni inserzione che vende la Dojo, quindi non solo per la KB1602, ma anche per altri modelli similari, poiché sono coinvolti in questo disagio. Ovviamente ciò non può accadere perché se no non riuscirebbero facilmente a vendere questo prodotto. Io proverò a sollecitare WhatGeek per far chiarire tale situazione, almeno in maniera introduttiva, giusto per essere trasparenti con i potenziali clienti. È sicuramente un prodotto ancora più settoriale di una normale tastiera meccanica. Allora, ripeto in un altro modo quello che ho spiegato precedentemente. Il compito del KB16 è di rendere a disposizione uno schema di interazioni costruito su misura dall'utente, esigente di applicarlo in determinate operazioni. In questo modo si riesce fondamentalmente a risparmiare spazio sulla scrivania e avere anche un'interazione visiva più immediata. In questo senso diventa inutile adoperare una tastiera così grossa, che poi per noi pare normale, quella che si trova in ogni biblioteca per intenderci. Per il tizio che deve solo premere il tasto A, B e C per azionare qualcosa, questa periferica gli pare giustamente grossa e inutile. In sostanza non si prende un prodotto del genere perché esteticamente è bello per provare qualcosa di diverso. Lo si prende perché si ha una specifica esigenza. Ricordatevi che per le collaborazioni cerco sempre di ricavare un codice sconto, infatti per WhatGeek ne avete uno dal valore del 10% e in aggiunta se vi iscrivete alla newsletter del loro sito web guadagnerete un ulteriore 8%. In questo modo la Dojo diventa veramente accattivante, ma considerate che questi codici sono validi per tutti i prodotti messi in vendita da WhatGeek. Presto con altri gioiellini di questo genere.